Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi arriviamo con un video che sta già facendo tremare i social e accendere i cuori dei fan, perché riguarda un annuncio che ha colto tutti di sorpresa e che, allo stesso tempo, sembra parlare a un sentimento che non si è mai spento. Parliamo di Gökberk YLDRM, dell'energia che porta in ogni progetto, e di un'iniziativa artistica nuova di zecca che, secondo indizi sempre più chiari, avrebbe una dedica molto precisa. E sì, il nome che aleggia in ogni commento, in ogni sussurro, in ogni analisi è uno solo, Cemre Arda. Mettetevi comodi, perché stiamo per ripercorrere ogni traccia, ogni suggestione e ogni parola lasciata cadere con apparente leggerezza ma che, per chi sa ascoltare, racconta un'intenzione profonda e intima. Sin dal primo post con cui Gökberk YLDRM ha fatto intuire di essere al lavoro su qualcosa di diverso dal solito, l'attenzione è esplosa. Non si tratta della classica produzione di routine, non è un ruolo già annunciato o una collaborazione prevedibile. È un progetto che profuma di confessione artistica, di ricerca personale, di una necessità di dire con altre forme quello che forse non si può dire con le immagini sul set. Nelle sue apparizioni più recenti, lo sguardo diceva più di qualunque didascalia, non posa, non promozione fredda, ma vibrazione. Quella vibrazione che si avverte quando la spinta creativa nasce da qualcosa che ti abita dentro e continua a chiederti spazio. Da qui, la curiosità ha preso il volo. Gli appassionati hanno passato al setaccio ogni storia, ogni breve video, ogni frase sospesa. C'è chi giura di aver riconosciuto un frammento di melodia, chi ha captato parole appuntate su un quaderno, chi ha notato un cambio nel ritmo delle giornate raccontate online. E, guarda caso, tutte queste tessere compongono una figura che per molti non ha bisogno di didascalie, Cemre Arda. Nel bene e nel male, per chi ha seguito l'evoluzione pubblica di Gökberk YLDRM e Cemre Arda, quel filo è rimasto visibile, anche dopo che hanno imboccato strade diverse nella sfera privata. È rimasto nelle interviste in cui emerge rispetto reciproco, negli sguardi che non si improvvisano, nei ricordi condivisi durante la stagione d'oro che li ha portati a lavorare fianco a fianco in una serie capace di farli entrare nelle case e nelle emozioni di milioni di persone. La domanda, a questo punto, non è tanto se ci sia un progetto in arrivo, quanto che tipo di progetto sia. Le voci più insistenti parlano di qualcosa con un'anima musicale. Non sorprenderebbe. Chi conosce Gökberk YLDRM sa che la musica ha sempre fatto da bussola silenziosa alle sue scelte. Un territorio dove il gesto non basta e la parola deve prendere il rischio del ritmo, della rima, dell'intonazione. C'è chi ipotizza un album intero, chi una raccolta di brani narrativi, chi addirittura un concept ibrido che intrecci versi, suoni e immagini come in un diario sonoro. E ogni ipotesi si colora della stessa certezza. All'origine di tutto ci sarebbe una musa, e quella musa avrebbe il volto e la luce di Cemre Arda. Se davvero il cuore dell'opera è una dedica, è impossibile non pensare all'impatto di un gesto così esplicito. Gökberk YLDRM non è solo l'attore che riempie lo schermo, è anche l'interprete che, quando parla della fonte della sua ispirazione, lo fa con parsimonia e sincerità. E in quelle rare aperture, la parola personale compare accanto a un'emozione che non finge. Gli appassionati lo hanno notato, negli ultimi tempi, quando racconta che cosa lo ha rimesso davanti a un foglio bianco, gli occhi brillano e la voce trova una calma che non è posa. È il timbro di chi ha smesso di difendersi dalla propria sensibilità e ha deciso di lasciarla attraversare la forma dell'arte. Pensate a cosa significherebbe per chi ha amato la sua storia con Cemre Arda vedere nascere un lavoro così intimo. Sarebbe un ponte tra ciò che è stato e ciò che rimane, non come rimpianto, ma come energia trasformata. I fan più attenti ricordano benissimo la stagione che li ha resi indimenticabili insieme. Settimane di riprese, scene che sembravano respirare oltre il copione. Dettagli che sfuggono solo a chi non vuole vedere. All'epoca, la loro sintonia era una corrente costante. Oggi, l'idea che quella sintonia possa diventare musica, poesia, suono, scalda la memoria e apre spazi nuovi di interpretazione. Ovviamente c'è anche chi tiene il freno tirato e preferisce la prudenza. Nel mondo dello spettacolo, sappiamo che le parole si prestano alle letture più opposte e che spesso la verità abita in una sfumatura. Ma qui, più che di parole, parliamo di segnali coerenti. In una diretta recente, Gökberk YLDRM ha accennato a una dedica che nasce dal ringraziamento, e subito dopo ha parlato della persona che, senza saperlo, ha illuminato il percorso.
La comunità ha impiegato pochi secondi per collegare i puntini. Se c'è una persona che nella sua traiettoria ha avuto il potere di essere approdo e vento allo stesso tempo, quella è proprio Chamrearda. E non è difficile immaginare la bellezza di un omaggio del genere. Che qualcuno con cui hai condiviso una fase cruciale della tua vita e della tua crescita artistica scelga di fissarne il senso dentro un lavoro creativo è un dono che sfugge ai calcoli. È gesto, memoria, gratitudine. E per chi riceve, è anche specchio. Perché una dedica non è solo un fiore portato in scena, è riconoscere che l'altro ha fatto nascere note dove prima c'era solo rumore. Se davvero il progetto di Gökberk YLDRM sta andando in questa direzione, allora possiamo aspettarci un'opera che rinuncia alla corazza e preferisce mostrarsi fragile, intensa, autentica. Ma com'è, in concreto, questo progetto? Le ricostruzioni parlano di sessioni in studio, di strumenti acustici, di appunti registrati a tarda notte, di parole annotate tra un ciak e l'altro. Qualcuno assicura di aver sentito strofe in turco, altri giurano che ci siano passaggi in inglese, forse persino qualcosa pensato per chi lo segue dall'estero. E questa trasversalità linguistica avrebbe senso. Gökberk YLDRM e Chamrearda hanno un pubblico internazionale che ha imparato a leggere i loro gesti a prescindere dai sottotitoli. Tradurre l'emozione in più idiomi suonerebbe come un abbraccio allargato, un modo per dire che certi sentimenti, quando sono veri, non hanno bisogno di permessi di residenza. C'è un altro dettaglio che ha fatto drizzare le antenne. In una foto condivisa in modo quasi distratto, sullo sfondo appariva una pagina con un verso: tu che mi hai insegnato a respirare senza dimostrarlo. Non c'era alcun tag, nessun nome esplicito, eppure bastava quel pronome per incendiare i commenti. Il pubblico sa riconoscere le parole in cui qualcuno scommette il proprio cuore. E quel verso, in tutta la sua semplicità, suona come una porta che si apre su una stanza che pensavamo chiusa. Tutto questo dice molto anche della maturità artistica a cui è arrivato Gökberk YLDRM. Non è più il tempo di rincorrere soltanto i risultati misurabili. Sembra piuttosto il momento di scegliere ciò che non si può quantificare, ma che, se riesce, rimane. Il coraggio non sta nel dichiarare, ma nel creare. Nel rendere la vita materiale per un pubblico che, quando fiuta la verità, la preferisce a qualsiasi tipo di patinatura. E se l'origine di questa verità è legata a Chamrearda, non come gossip vuoto ma come presenza che ha lasciato tracce positive, allora ecco spiegata l'attesa febbrile che cresce ogni giorno. Resterà da capire la forma finale. Sarà una colonna sonora per un progetto futuro? Una serie di brani che compongono una narrazione? Un'unica canzone capace di dire tutto senza dire troppo? La scelta della lingua, poi, diventa parte del messaggio. Un testo in turco potrebbe restituire le sfumature più sottili, uno in inglese ampliare l'eco, una versione bilingue far incontrare mondi che già ora si cercano. La cosa certa è che non stiamo parlando del solito annuncio, ma di un evento in cui l'arte si fa ponte tra esperienza personale e bisogno collettivo di riconoscersi in qualcosa che somiglia alla vita di tutti. E in mezzo a queste ipotesi, resta il fatto che i fan non hanno smesso un secondo di fare la loro parte. Ci sono collage, fanart, playlist immaginate come se il disco fosse già uscito, commenti pieni di emozione e, soprattutto, un tono che raramente si vede quando la curiosità scivola nel pettegolezzo sterile. Qui il tifo ha il sapore del rispetto. Non c'è la pretesa di possedere la storia, solo il desiderio che, se davvero sta per nascere un lavoro dedicato a Chamrearda, esso possa essere accolto senza rumori di fondo, lasciando parlare le note e il silenzio tra una nota e l'altra. Molti ricordano come la stagione condivisa da Gökberk YLDRM e Chamrearda abbia segnato una svolta nelle loro carriere. In un mondo in cui i riflettori bruciano in fretta, il loro percorso ha resistito alle accelerazioni, perché c'era sostanza. Ora, l'idea di un ritorno non sul set, ma nella memoria attiva di quella complicità attraverso un'opera nuova, è qualcosa che scalda l'industria stessa. Gli addetti ai lavori sanno che i progetti più duraturi nascono quando la spinta artistica incontra un motivo vero. E qui, quel motivo sembra avere un nome preciso e una storia che non si lascia archiviare. Detto questo, serve anche attenzione a non costruire castelli sul nulla. È possibile che, quando tutto verrà alla luce, scopriremo sfumature che oggi non possiamo immaginare. La vita sorprende, l'arte ancora di più, ma gli indizi allineati parlano. E il modo in cui parlano somiglia a una dedica. Somiglia a un grazie messo in musica, a un pensiero che ha chiesto tempo per diventare suono.
Somiglia, soprattutto, alla coerenza di un artista che non ha mai mancato di riconoscere il valore delle persone che hanno contato davvero. E allora, che cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Forse una clip che svelerà un ritornello. Forse un'immagine più nitida di quel taccuino pieno di versi. Forse una data. Quel che è certo è che, qualunque sia la forma, l'attenzione resterà puntata su due figure che hanno insegnato a un pubblico intero che la chimica non si spiega, si vive. E che, quando si prova a raccontarla con gli strumenti giusti, si finisce per toccare corde che appartengono anche a chi guarda da lontano. Qui su Stelle Turche Rivelate, continueremo a seguire ogni passaggio con la cura che merita. E ora tocca a voi. Vi chiedo, credete che il nuovo progetto di Gökberk YLDRM sia davvero un omaggio a Cemre Arda? Vi piacerebbe ascoltare un album completo, una ballata, una colonna sonora? Preferireste testi in turco, in inglese, o magari una fusione capace di parlare a tutti allo stesso modo? Diteci tutto nei commenti, raccontateci le vostre sensazioni e le vostre teorie. Questo spazio esiste per dare voce a quella comunità che, più di ogni altra cosa, sa riconoscere quando un'opera nasce dal cuore. Se questo viaggio tra indizi, emozioni e arte vi è piaciuto, sosteneteci con un'iscrizione al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Condivideremo i dettagli, ascolteremo insieme le anteprime, analizzeremo i testi quando arriveranno. Fino ad allora, portate con voi l'idea più semplice e più luminosa di tutte, che la creatività, quando si mette in cammino guidata dalla gratitudine, può trasformare la memoria in musica e la nostalgia in bellezza. E forse, proprio per questo, la storia di Gökberk YLDRM e Cemre Arda continua a parlarci anche adesso, in una lingua che riconosciamo senza bisogno di traduzione. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo nel prossimo video, sempre qui, dove i sogni si raccontano con la voce dell'arte e l'eco dell'amore.